Buon ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io il vostro adorabile Zeon e oggi finalmente ritorno con la mia terza puntata della mia serie sui ruling e le meccaniche. Per prima cosa volevo chiedervi scusa, so che la mia assenza è stata molto molto prolungata, tra la difficoltà dell'argomento che andrò a spiegare e diverse vicissitudini che mi hanno messo a dura prova nella vita reale e dei quali non spiegherò i dettagli per non tediarvi, non ho potuto fare nulla fino a oggi. Oggi andremo a parlare di un argomento che ha messo in crisi parecchi giocatori e per testimonianza diretta ha lasciato che venissero anche trassati certi giocatori in eventi tanto live quanto online. È un argomento abbastanza infido. Io cercherò di rendervelo il più semplice possibile. Se avete domande o dubbi che non sono stati risolti, potete tranquillamente scriverle qui sotto nei commenti e cercherò di rispondere nei limiti delle mie possibilità e delle mie conoscenze. L'argomento in questione è il concetto di missing the timing, perdere il tempismo, perdere l'occasione. L'esempio più classico di missing the timing lo abbiamo quando c'è una catena che ho visto tante volte, tifone o tempesta su un call o return from different dimension, uno vale l'altro, in catena questo viene attivato per riportare Dark Magician of Chaos in campo. Che cosa succede? Succede che la catena si risolve nella seguente maniera. Dark Magician of Chaos torna in campo, per effetto di return o call, cambia poco. E in quel momento potrebbe attivarsi il suo effetto, se non che si sta ancora risolvendo la catena. Quindi manca ancora la risoluzione dell'anello 1 che è tempesta potente. Questa condizione, questa situazione non consente a Dark Magician of Chaos di risolversi, di far funzionare il suo effetto, per il fatto che questo ha triggerato nella risoluzione di una catena. La parola chiave del wording di Dark Magician of Chaos in questo caso è puoi. Questo è il punto chiave, il punto focale in realtà dell'intera questione. Dark Magician of Chaos è un effetto opzionale. Per meccanica di base, gli effetti opzionali devono essere l'ultima cosa a risolversi. Devono essere l'ultima cosa che accade. Nel caso della catena che abbiamo appena visto, siamo nel mezzo di una risoluzione di una catena. Quindi non può risolversi. Dark Magician of Chaos perde il timing, perde l'occasione. Qua occorre quindi fare un distinguo tra effetti opzionali ed effetti obbligatori. Per fortuna il wording è abbastanza chiaro da quel punto di vista. Quando leggete il puoi è un effetto opzionale. Quindi distinguere dal testo delle carte quali sono quelle con effetto opzionale e quelle con effetto obbligatorio non è difficile. Più complesso è capire in che modo funziona questo concetto, questa meccanica del missing the timing. Un esempio in cui Dimok può funzionare, per esempio, può essere quando viene evocato normalmente, io decido di attivare l'effetto, mi chiede se posso, io dico sì voglio, e l'altro fa tributo torrenziale in catena. In questo caso la risoluzione è anello 2 torrenziale, anello 1 di Mok. Dimok è l'ultima cosa che si risolve, quindi non perde il timing. Quindi riesce
a innescare il suo effetto. Un altro esempio abbastanza, se vogliamo, semplice e non semplice allo stesso tempo è quello di Pitten, il clown oscuro. Tante volte si vedono giocatori che chiedono ma qual è il ruling? Qual è il ruling? Non capisco quando posso, quando non posso attivare il suo effetto. In realtà è facilissimo, vale la stessa regola che il Dimo, cioè deve essere l'ultima cosa che avviene, l'essere mandato al cimitero. Pitten il clown oscuro è distrutto in battaglia, il suo effetto si può tranquillamente innescare. Viene scartato con 2 di meno, si può innescare. Viene scartato con Graceful, si può innescare. Viene scartato con Distruggi carte, non si può innescare perché l'ultima azione che avviene in quel caso è il pescaggio delle carte nuove. Viene tributato, non può attivare il suo effetto perché l'ultima azione che avviene è la evocazione del mostro e così via. Gli effetti opzionali, proprio per questa loro caratteristica particolare di dover essere per forza gli ultimi a risolversi, creano anche situazioni in cui ce ne sono più di uno attivabile, ma nel quale uno solo può risolversi. Questa è una cosa che è accaduta davvero e ho avuto modo di parlarne tra l'altro con i ragazzi di goatformat.com qualche mese fa, ed è una situazione abbastanza interessante che è questa. Carta del ritorno sicuro attiva, sepoltura prematura su BLS. In questo caso abbiamo, per via della regola della priorità nel GOT, due potenziali effetti opzionali, tanto quello di carta del ritorno sicuro quanto quello del BLS di bandire un mostro avversario. La fregatura in tutto questo è che essendo 2 effetti opzionali non possono essere attivati entrambi nella stessa catena. Quindi se io dichiaro priorità con BLS non posso attivare carta del ritorno sicuro e se decido di innescare carta del ritorno sicuro non posso dichiarare priorità con BLS. Devo fare una scelta tra l'una o l'altra. Questa è una situazione molto molto interessante che però spiega abbastanza bene quali sono le meccaniche che intervengono nel caso in cui ci siano più effetti opzionali coinvolti. Quando invece abbiamo a che fare con un effetto obbligatorio, funziona in una maniera completamente diversa. Gli effetti obbligatori, se vengono innescati durante la risoluzione di una catena, faranno partire una catena ulteriore alla fine della risoluzione di quella corrente. Esempio pratico, banale, che mi viene in mente ora, è quando scarti Assalitore Notturno con un flip al cimitero con Carità o con Distruggi carte. Sei nel mezzo della risoluzione di Distruggi carte o di Carità, una volta che quella sarà conclusa, potrai far partire una nuova catena con Assalto Notturno che riprenderà un mostro flip dal cimitero. Anche in catene più complesse, esempio, che ne so, uno attiva una magia qualsiasi, pot per esempio, per riprendere una catena vecchissima della scorsa puntata, e l'altro fa disturbo magico scartando Assalitore Notturno e ha un mostro flip al cimitero. Allora, Assalitore Notturno non risolve immediatamente, aspetta che la catena sia terminata. Quindi disturbo magico nega pot va al cimitero, catena conclusa, ne parte una nuova e Assalitore Notturno sarà l'anello 1 di quella catena nuova.
Una volta che sia ben chiara la differenza tra effetto opzionale, effetto obbligatorio e del come si comportano in una partita, può essere un vantaggio non indifferente nei confronti del proprio avversario. Negli anni che hanno seguito il GOT, gli esempi di carte che perdevano il timing perché non rispettavano il principio di ultima azione avvenuta ce ne sono state tante. Ovviamente io mi devo limitare al GOT. Parlando degli anni di qui sopra mi viene in mente per esempio Dimensione Magica, che se decidevi di distruggere il mostro con l'effetto opzionale di Dimensione Magica l'altro non poteva fare torrenziale. Oppure Gold, Signore V del Mondo Oscuro, quando entrava per il suo effetto sgravo, cioè se scartato dall'avversario, l'altro non poteva far torrenziale perché l'ultima azione avvenuta era la distruzione delle due carte dell'avversario. Quindi diciamo che col GOT gli esempi sono molto più limitati. Ciò non di meno spero di essere riuscito a fugare la maggior parte dei vostri dubbi. E questo è tutto per questa terza puntata. Io mi scuso ancora per la mia lunga assenza. Il prossimo argomento sarà anch'esso abbastanza, diciamo, un campo minato, non come questo che abbiamo affrontato oggi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollicione all'insù in sotto e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao!